Qualche giorno fa ho fatto una sessione con una cliente che mi parlava appunto di relazioni e abbiamo passato circa un'ora e mezzo a decodificare quello che sono le relazioni sotto moltissimi punti di vista, dal punto di vista dell'interazione con gli altri, dal punto di vista dell'interazione con se stessi. E che cosa significa quando noi ci relazioniamo a specchio con altre persone o quando le altre persone ci fanno da specchio. Il video sarà corto, ma vi dico subito che la settimana dopo la cliente mi scrive una mail dicendomi: sai Caruso, con le informazioni che ho ottenuto e con il lavoro che abbiamo fatto, un paio di giorni dopo che ho iniziato a fare gli esercizi mi sono sentita immediatamente diversa, cambiata nei rapporti con gli altri. E poi mi sono accorto che in funzione di questo mio cambiamento interno, anche gli altri hanno cambiato atteggiamento con me. Ed è così. Ma questa non è una cosa che ho inventato io. Già il Mahatma Gandhi, la grande anima del signor Gandhi, diceva che devi essere tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E questo lo riportiamo a specchio nella realtà, non soltanto nella relazione con le persone, ma con la relazione che noi abbiamo con la nostra realtà soggettiva. Vi ricordo che di realtà soggettiva se ne occupa ampliamente e nello specifico la PNL, ma non soltanto, perché la realtà, intesa come tema centrale della nostra vita, è un argomento che viene trattato trasversalmente da quasi tutte le discipline, dalla filosofia alla scienza, alla quantistica, alla medicina. Cambiando il nostro ordine interno, cambiamo le relazioni che abbiamo con gli altri in funzione appunto dello specchio che otteniamo, dello specchio che percepiamo e di come restituiamo feedback. Quindi è praticamente sempre un biofeedback. Dico qualcosa, ottengo un risultato, ascolto qualcosa, ottengo un risultato, ottengo sempre un risultato, perché in questa realtà duale cadiamo sempre nella logica della causa e effetto. Qualcuno ha parlato di realtà non duale o della realtà reale, come un luogo, una realtà in cui non c'è la dualità e quindi non c'è la causa e effetto, non c'è l'alto e il basso. Peccato che noi non possiamo percepire il tutto se non attraverso il due. Ecco perché continuo a dire, e queste non sono mie parole, sono ormai state scritte da secoli e secoli nell'Advaita Vedanta e nelle Upanishad, noi non possiamo dire uno se non attraverso la frase non due. Perché ogni volta che parliamo di un soggetto, noi siamo il punto di osservazione e parliamo dell'osservato, quindi osservato e osservatore, oggetto e soggetto. Questo nell'ambito delle relazioni, ora ho fatto una piccola digressione ma rientro dentro il tema del video di oggi, questo nell'ambito delle relazioni è un concetto da sviscerare, andrebbe fatto alle scuole elementari. Purtroppo tantissimi insegnanti non hanno queste competenze e allora si ha bisogno di qualcuno che abbia fatto delle esperienze trasversali per avere queste competenze e poi poterle insegnare, passare, adeguare alla persona che ha davanti. Attraverso che cosa? Di nuovo, il mirroring, cioè il rispecchiamento. E questo lo facciamo anche linguisticamente ed ecco che poi dopo la PNL entra a gamba tesa con il linguaggio e la comunicazione efficace. Tutte queste cose sono disciolte in milioni e milioni di tomi, di libri. Se non avete voglia di stare una decina d'anni a studiare questi temi, ma ancora soffrite le relazioni, avete problemi relazionali o comunque sentite che le vostre relazioni non vi portano da nessuna parte, cercate un operatore che questi studi li ha fatti e che vi può dare una mano a comprendere, uno, che cosa voi state facendo, due, come state utilizzando quello che voi state facendo e tre, finalmente sbloccare attraverso delle, chiamiamole tecniche, chiamiamole strategie, chiamiamole modalità d'approccio, ecco, sbloccare quello che state creando adesso perché possiate iniziare a creare qualcosa di nuovo. Il vostro benessere è importante, ok? Perché se non ci siete voi nel vostro mondo, il vostro mondo non c'è.
Ok, mi fermo qua, spero di avervi dato degli spunti importanti riguardo alle relazioni. Ricordatevi che voi fuori non vedete solo specchi, ok? Vedete soprattutto voi stessi, e come voi rispecchiate il voi stessi vi fa rivedere di nuovo voi stessi. Questo ha a che fare con un discorso che facciamo in sessione e che mettiamo a punto anche attraverso degli agenti ipnotici, che utilizza il tema della matrioshka, cioè questa bambolina che è in una bambolina più grande, che è in una bambolina più grande, e via discorrendo. Se siete curiosi di sapere queste cose, contattatemi, iniziamo a fare un lavoro intenso su voi stessi per avere un livello di vita migliore. Da Caruso Colzi è tutto, buona giornata.